Mary, buongiorno a tutti. Buongiorno. Buongiorno. 5, 4, 3, 2, 1. Allora, io la vedo che cammina su questo sentiero dove deve prestare molta attenzione quando fa i passi in avanti perché sui lati ci sono questi ehm, mm, sembrano dei cristalli, però sono molto opachi, molto non sono positivi, nel senso che hanno una forma molto pungente e lei deve passare proprio in uno spazio stretto cercando di non farsi pungere da questi cristalli sui lati. Ti dà l'autorizzazione, Elena? Sì, me la dà mostrandomi appunto questi spuntoni che escono dai cristalli e dicendomi di aiutarla a trovare il modo per tagliare gli spuntoni e rendere la via fluida. Monica. Sai che è molto simile l'immagine che ho io, perché io la vedo smarrita all'interno di un labirinto. Quindi lei che sta camminando nei vari corridoi del labirinto, però è un labirinto naturale con delle siepi e alle siepi, tra le siepi ci sono delle rose con delle spine molto molto vistose. E vedo proprio che lei mentre passa attraverso il percorso del labirinto tende a graffiarsi con queste spine. Vibrazione. Monica. E poi Elena. 3 miliardi. Sì, veniva 5. Consapevolezza. 131. 128. PS. 33. 35. Vite. 2612. 2614. Cervello. Un po' meno di 8. 8.3. Fra poco vi fondete e diventate una cosa sola. Vuoi sapere poi cosa ne pensano quegli altri due, ma vabbè. Passeranno la giornata a picchiarsi. Oggi era il mio giorno, il mio. Bene, Mary, io voglio sapere subito come vedete energeticamente i psicofarmaci che assume da tanti anni. È come se la chiudessero in una campana che la allontanano dalla realtà. Come se sentisse tutto ovattato, vedesse tutto sfocato, no? Chiuso in questa campana e tutto ciò che è la realtà esterna è ovattata e sfocata. Monica. Guarda, io ti dico già che il nome del progetto che mi è venuto è Tana, ed è proprio lei all'interno di questa Tana, no? Dove c'è buio, isolata, Mm. e c'è anche una sorta vedo, di deformazione di lei. Lei non è nella sua forma naturale a causa proprio degli psicofarmaci, con una forma brutta e irregolare. Suo campo energetico. Sì. È plausibile dire che la sua anima è fuori?
Per come la vedo io, è lei che è scollegata dall'anima più che altro, ecco, sì. Sì, Sì. diciamo. Sì, boh, però più che fuori è proprio sì, appunto, isolata, ecco. Sì. E come la vedete un'anima isolata dallo spirito, dal corpo, dagli altri 4 corpi? È come se ci fosse sì, una campana, mi viene da dire proprio, che copre l'anima, ok? Con quel metallo che isola, dove non arriva niente. Sì. Io vedo una tana dentro una tana, nel senso che l'anima è dentro una tana e poi in più lei stessa è dentro un'altra tana che la Sì, isola dal infatti, mondo. Due esatto. tane. E io vedo Tana 2 Sotana. campane. Mm. Entità eteriche, Elena. Allora, c'è questo, direi drago con queste ali grosse, che ha tutti sulla pelle ha tutti dei pungiglioni, degli spuntoni. Eh, Questo drago è sempre molto esagitato verso Mary, ok? Sempre con la bocca aperta in maniera, mm, come si dice? Come se Aggressiva, sì, come se fosse un cane, no? Che mostra i denti. rabbiosa. Mhm. Per tenerla, per tenerla sempre lì ferma nella situazione in cui è. Eh, Ci sono 2 uomini del tempo che però mi appaiono bianchi, di solito sono neri, invece oggi sono bianchi, che è come se fossero 2 buttafuori, mi viene da dire, no? Controllano che nessuno entri dentro la campana di Mary, che niente entri dentro la campana di Mary se non le interferenze. Eh, e poi c'è questo, questa interferenza che è una specie di disco, come se fosse una lama di una, mm, di una mola, ok? Di una mola a disco, ok? Con tutti i denti, anche infuocata, ok? Che è nel secondo universo e ha questo tubo di acciaio che si collega proprio a questa forma, nel primo universo si collega a questa enorme pastiglia, è proprio una capsula. E gli L? Io vedo 4. Mm. Monica. Allora, sai che lei ha descritto questi 2 uomini del tempo davanti alla campana, no? E io li ho visti proprio come vestiti di bianco, guardiani del tempo e dello spazio, come a controllare completamente lo spazio e il tempo suo, mentre lei è chiusa in quella che io vedo come tana e Elena vede come campana, ecco. Il resto più o meno siamo lì. Sì, ho visto un ognomo del secondo universo. E tu la lama rotante come la vedi? È come una sega, tipo. Circolare. Sì, esatto. Ed è un secondo universo questo? Sì, Avete sempre sì. detto? Sì. Elena era il C'è di secondo universo. Sì, connessione, sì, secondo Mhm. me. connessione. Mm. Monica, entità mentali. Io ne vedo 4. C'è quella collettiva e personale, ovviamente, che è depressione. E poi ce ne sono altre 3 più strettamente legate a lei. Una si chiama Prega, e l'altra Corri Corri, e l'altra è Buonismo. Vai.
Allora, per l'entità depressione, io dico 7 come livello. Va bene, lei ce l'ha spiegato, no? Lei è affetta da depressione da tantissimi anni e prende appunto questi psicofarmaci che anziché farla uscire, la mantengono all'interno di questo stato depressivo. E moltissime persone si collegano a questa entità mentale, no? Infatti è un'entità mentale collettiva. Per le sue personali c'è prega, dove vedo lei proprio in gesto di supplica. È come se lei supplicasse le persone a vederla, ad amarla, ad accorgersi di lei. Specialmente verso le figure maschili, no? È stato nel tempo, però vedo un po' in generale che lei ha questo atteggiamento qui. Direi 4 forse, questa supplica prega. Mhm. Poi c'è corri corri e vedo lei che si dà un grande affare in varie direzioni perché essendo che lei ha molto bisogno di essere amata, di essere vista, lei non crede di poter essere apprezzata per quello che è, ma per tutto il grande affare che si dà. E quindi ovviamente deve spendere tantissime energie in ogni ambito per avere anche un minimo, no? Di riconoscimento. Mhm. Non so, sai se 3, poi dipende un po' dai periodi, tra 3 e 4. Allora, buonismo, io la vedo che lei tende molto a giustificare gli altri, veramente troppo. È davvero tanto tollerante con gli altri ed estremamente intransigente con se stessa. Tanto è severa con se stessa, tanto invece è indulgente con gli altri. E questo la fa sentire sempre, capito, più sola, perché è come se poi gli altri si approfittassero di tutta questa sua gentilezza, no? Di questa anche occhio buono, diciamo così, che lei ha verso gli altri. E quindi alla fine rimane sempre un po' fregata. E questo la fa sempre di più ritirare nella sua tana, nella sua campana, come la vogliamo vedere. Elena, Poi sì, dimmi. sì, Dimmi. questo, no, Poi se? questo, No, volevi dire poi se? non lo so, è scappato. Ok. Elena. Sì, l'entità mentale collettiva depressione è come se ci fosse un ramo più specifico che è proprio depressione da psicofarmaci, nel senso che dalla depressione poi si aggancia questo ramo più specifico legato agli psicofarmaci e l'immagine che ho è proprio come se ci fosse una capsula di una pastiglia con dentro la persona depressa che rimane incastrata lì Sì. e quindi lei è agganciata a questo. Sì, preghiera, ok, io la vedo proprio come la sua supplica è cercare di smussare quegli aculei della rosa e dei cristalli e del drago che la pungono, ok? Quindi pregando gli altri di non vederla male. Mm? E quindi in eterico è proprio quasi come se lei cercasse di limare via le punte di questi cristalli che la pungevano. Mm. Corri. Sì. Corri corri è proprio un farsi in mille, ok, per riuscire a fare quello che l'altro desidera, chiunque sia, ok, per cercare di essere apprezzata e amata
cercando di fare quello che l'altro vuole in maniera perfetta, ma non ci riuscirà mai perché non è l'altro. Quindi quello che per l'altro è una cosa, per lei è un'altra, e quindi lo farà a suo modo, lo farà sempre a suo modo e per l'altro non è mai perfetta. Quindi è sempre una ricerca infinita, no? Quindi un corri-corri come un criceto che corre in una ruota proprio. Mhm. Continua a correre e non arriva mai da nessuna parte. Buonismo. Mm. E buonismo vabbè, praticamente lei è proprio doversi dare, cioè questa vita è per gli altri. Prima io la vedevo, quando abbiamo iniziato a parlare delle entità mentali, la prima immagine che mi è arrivata è proprio lei, come se fosse in mezzo a un cerchio di persone che cerca di retrarsi per non dover affrontare questa cosa, no? Non doversi affrontare con la paura di non essere vista, di non essere apprezzata. Quindi proprio questa immagine qua, queste 4 entità mentali sono proprio la sua storia. Prima quando Monica parlava dell'entità mentale collettiva depressione, Mhm. ok, io ho proprio visto che da quando più o meno età di 14 anni in poi è come se si fosse agganciata a questa entità mentale, anche se i sintomi veri sono arrivati dopo, ma l'aggancio vero e proprio è stato a 14 anni, ok? Ed è come se da lì le fosse stata scritta la sua vita da quel momento in poi, ed è come se le entità mentali cercassero di mantenerla su una linea piatta, come se fosse un ECG, ok, un elettrocardiogramma, ma di umore, ok, che deve essere morto, deve essere sempre piatto. Se c'è una curva di di rivitalizzazione, le entità mentali fanno in modo di rimetterla piatta, ecco. Ok, impianti, Elena. Allora, vedo 3 sfere all'interno della testa, messe a triangolo, che sono come se fossero i recettori di, appunto, di questi picchi di vita. Mm? Si attivano quando ci sono i picchi di vita in maniera tale che le entità mentali possano agire più pesantemente per rimetterla piatta. E poi c'è è come se fosse un magnete, ok, che gira all'interno del suo corpo. Ed è quello che gli dà quei sintomi che diciamo vengono collegati alla sua malattia, all'altra malattia fisica che le hanno, diciamo, diagnosticato anni fa. La sclerosi. Mhm. In realtà è proprio come se ci fosse questo magnete che continua a girare nel corpo, ok? E quando lei deve essere fermata anche fisicamente, si attiva in un punto particolare del corpo in maniera tale che lei venga fermata. E poi ci sono sotto la pianta dei piedi e sui palmi delle mani 4 dischi. 4 dischi che vengono utilizzati soprattutto io vedo secondo universo, ah sì, dalla sega, quella lama rotante, Mhm. ok, per incastrarla nuovamente. Sì, è come se venisse proprio tagliata, quindi la sensazione è di bloccarsi per il troppo dolore, Monica. sia facendo con le mani che camminando. Ecco. Mhm. Allora, in più io ho visto denti, orecchie. E per quanto riguarda i piedi, ho visto come una specie di fasciatura molto stretta che tiene le dita dei piedi tanto unite, in modo che proprio si vada a creare questo alluce valgo, stringendo le dita tanto fra di loro. Mhm. Questa è la causa esoterica della luce valgo, ma l'impianto, ok, ma è la causa esoterica dell'impianto?
Monica? Ehm, Le hanno proprio come impedito di camminare sulla terra, perché camminare sulla terra è fare la sua vita. È come se lei fosse obbligata a stare ferma, circoscritta nello spazio e nel tempo, come abbiamo visto anche grazie a questi guardiani, no, che stanno davanti alla sua tana, ferma e immobile. E quindi è necessario che i piedi siano così disagiati. Lei è completamente bloccata con questo magnete che ruota intorno, per cui non può neanche in nessun modo sfuggire da questo tipo di spossatezza proprio che viene prodotta, ferma, stanca e indebolita. Elena, annuivi? Sì, è proprio la sua tendenza ad andare nella direzione verso il suo benessere che viene fisicamente bloccata, sia partendo dai piedi, dalle mani e da questo magnete appunto che gira nel corpo. Quindi è come se lei fa un movimento in una direzione subito bloccata da un dolore lancinante o da qualcosa che proprio non le fa muovere i muscoli. Quindi anche secondo le 5 leggi, la luce vago è proprio prendere una direzione contraria a quella che andrebbe verso il proprio benessere, no? Quindi è proprio questo, è proprio essere bloccati lì. Mm-mm. Ok, la figura maschile, perso il padre a 8 anni, e secondo lei appunto da questo nasce il fatto che si sacrifica per gli altri, ha sempre bisogno di un riconoscimento e tende verso una dipendenza affettiva. Monica. Infatti si è scelta un uomo molto grande, no? Che quasi potrebbe davvero avere l'età del proprio padre, no? Quello che mi è venuto fuori è una sorta di, per quanto immotivato, senso di colpa rispetto alla morte del padre. Cioè che lei ovviamente non ne ha nessun tipo di responsabilità, no? Ma è come se le si fosse formata l'idea di una bambina cattiva, di una bambina che ha fatto sì che il padre non le stesse vicino. Se lei fosse stata una bambina buona, il padre avrebbe continuato a starle accanto, il che non è assolutamente vero, però è come se lei fosse cresciuta con questa convinzione di dover essere la bambina brava. E infatti in un certo senso lei nei vari contesti si mostra proprio come la bambina brava, che non fa venire fuori se stessa, che obbedisce, che asseconda, che non vuole creare disturbo, disagio e quindi implode. Ed è per questo che lei è anche piena in generale di tutte queste sintomatologie, perché si accolla tutto quanto pur di essere la bambina brava che verrà amata e non verrà più lasciata. Molto interessante, causa esoterica di questo, Elena. Sì, la causa esoterica. Del fatto che a una bambina di 8 anni inizia a instaurare in sé il senso di colpa per la morte del padre. Che volendo, se fosse la madre che muore durante il parto, ha Ci almeno sta, uno dice, vabbè. almeno una logica, no? Ma in questo caso proprio la logica non c'è nemmeno. No, però vedo che sua mamma, dopo la morte del padre, è cambiata un po'. Non so se ha avuto un periodo di esaurimento o comunque di grande sconforto. È come se fosse sparita anche la mamma, come se la mamma avesse agito nei confronti di Mary in maniera quasi scontrosa e da lì lei ha preso, l'ha percepita come oddio, la mamma ce l'ha con me perché è colpa mia se papà è morto. Vedo questa cosa. C'è stato un momento dove la mamma non c'era, forse era presa
da riorganizzare tutto, comunque voglio dire, è rimasta da sola, magari improvvisamente, e quindi Mary l'ha preso come se il papà è morto è colpa mia. E un'altra cosa che vedo è proprio ehm, anche la malattia che lei ha, che le hanno diagnosticato, quindi la sclerosi multipla, ha proprio questo senso, ha proprio il senso io non valgo niente, io non valgo niente, io sono scemo, diciamo, SM, ok? Come se la persona si sentisse una nullità, soprattutto agli occhi della mamma. Quindi rispecchia proprio il suo sentito profondo, che deve essere stato attivato proprio da un suo, da una sua parte che si è sentita profondamente in colpa. Qualcosa da aggiungere, Monica? No. Chiamiamo il padre, Portale Aurea. Corre verso di lei e la prende in braccio, facendole tipo, sai, il vola vola, no? Sotto le ascelle, perché lei è bambina. Cioè con gioia, divertimento, come se non fosse passato la giornata di lavoro, ecco, fosse passata giusto la giornata di lavoro. Sì, Sì, Elena. era un papà molto eterico, così si avvicina anch'io, la vedo bimba, arriva e gli dice ciao amore, che bello vederti, le fa le coccole, prende in braccio, la coccola, proprio molto affettuoso. Ma la mia è la bimba più bella del mondo, quanto è bella questa bimba. Ecco, il padre come disincarnato è anima, no? Mhm. Sì. Monica. Certo. E l'anima di questa bambina, Mary, è dentro Mary adesso? Sì, forse la questione è proprio questa. È come se lei fosse, come se la sua anima fosse rimasta anche lei bloccata a quell'età. Sì, c'è proprio stato un congelamento, diciamo, come un freeze, no? Quindi è rimasta frizzata in quel momento lì. Non c'è stata un'evoluzione, un'espressione. Ok. E quindi fa fatica a esistere in un corpo e in una vita da adulta. Va bene, il padre abbraccia la figlia, se la porta al petto, petto contro petto, le anime si toccano e le anime adesso sistemano tutto. Sì. È vero, sai, proprio si scongela. Come abbiamo visto che era congelata, frizzata, si scongela. Sì, è come se da bambina poi cresce, diventa all'improvviso, no? Cresce proprio il corpo, Donna. diventa donna davanti al papà, quindi non è più in braccio ma di fronte. Questa situazione l'hanno creata queste due anime, questa situazione la sciolgono loro. Sì. La bambina è diventata una donna e il padre cosa dice? È la donna più bella del mondo? Il padre dice sono contento che adesso puoi essere più te stessa e più serena. Monica, cosa gli dici? Non so, sento che dice sei una principessa. Non so. Diamogli una Vic a lui. Elena, ci dica perché ha preso questa scelta. La scelta Di andarsene quando lei aveva 8 anni.
Allora, in eterico mi fa vedere, l'anima mi fa vedere che in eterico è come se si fosse trovato d'improvviso, come se avesse fatto un'azione troppo veloce, troppo ehm, con foga, ok? E in eterico è come se si fosse trovato sul precipizio, proprio sullo spigolo del precipizio, ha barcollato un po' e poi è caduto di sotto. Ok. Nella vita reale è come se avesse, mi dice, come se io avessi tralasciato, avessi messo la testa sotto la sabbia di una mia situazione fisica probabilmente, ok? E quindi quando poi ho preso in considerazione la questione era troppo tardi. Ha deciso di fare questa scelta proprio la PS mi fa vedere che è come se avesse accelerato troppo, come se avesse sbagliato la velocità nella sua esperienza della malattia, ecco. Monica, qualcosa... Guarda, mi fa vedere lui chiuso dentro una prigione che decide all'improvviso di evadere e quando sceglie di evadere ci sono le guardie che gli sparano. Quindi in realtà è molto simile a quello che sta dicendo Elena. Quindi questa azione, diciamo così, improvvisa che però poi gli è costata. E lui era in una prigione, c'erano veramente delle cose fortemente che lo ingabbiavano Sì. e che hanno prodotto la malattia. Ok. Allora, tendenzialmente siamo portati a pensare a una disgrazia come questa, appunto come qualcosa di brutto, è causata dai rettiliani, i rettiliani picchiamoli, facciamoli fuori, e invece per qualche incomprensibile motivo è un'opportunità, no? È un'opportunità, se vogliamo, qualche giorno fa abbiamo visto la fattura, l'opportunità la fattura è un'opportunità. Ovviamente l'opportunità cioè la sventura va risolta, la fattura va tolta, la morte del padre va chiusa, risolta. È come se consapevolmente, ma su un piano materiale, un po' inconsapevolmente, la piccola Mary si è ritrovata in un gioco con delle condizioni. Il padre non c'è più dagli 8 anni in poi. Invece di dire, ah, ma io invidio le mie compagne di scuola che il padre ce l'hanno, invece queste sono le condizioni del gioco. Come dire, è il passato. Il passato non si discute, non si rimugina, non si rivanga. Fatto, queste sono le condizioni del gioco. Vado avanti. Mi è arrivata questa informazione che è fondamentale per Mary. Da oggi in poi ti potrà essere molto chiaro che ogni uomo è diverso e quindi non significa che uomo uguale papà. Quindi da oggi in poi ti sarà chiaro che non stai più cercando il tuo papà, ma stai cercando una figura maschile con cui condividere la tua esperienza di vita in maniera costruttiva e alla pari. È come se lei cercasse, inconsciamente cercasse sempre il papà, cioè che la figura maschile era uguale a papà. Ok. Dov'è quindi questa grande opportunità che finora secondo me non è stata colta? È stata solo somatizzata in depressione e malattie. Esatto, sì, perché era congelata là, come se non avesse mai elaborato il lutto, ecco. Dov'è l'opportunità? L'opportunità incredibile qua è di riuscire a creare la parte maschile da se stessa, dal proprio spirito. Lei non ha potuto avere la figura di riferimento concreta esterna che è rappresentata dal padre. E quindi l'occasione incredibile è quella di poter realizzare al meglio il suo spirito, che è la parte maschile,
che invece magari molti che hanno l'occasione di avere un padre che li segue, eccetera, eccetera, non avviene lo stesso tipo di evoluzione anche dello spirito, perché noi parliamo sempre di evoluzione dell'anima, ma è anche un'evoluzione dello spirito. Quindi lei si è data proprio un'occasione per consentire la crescita del suo spirito, con le sue forze, grazie alla collaborazione ovviamente anche dell'anima. Purtroppo però ha buttato fuori l'anima, messo nella Esatto, seconda tana l'anima e dato allo sì. spirito il doppio lavoro. Mm. Esatto, esatto. E tra l'altro però è uno spirito zoppo, non è uno spirito, cioè nel senso l'anima è lì rinchiusa nella campana tana. Lo spirito di cui lei ha dovuto, diciamo così, far uso, no? Perché è l'unico presente, non è al suo massimo splendore, ma è anche lui ammalato, zoppo Perché? e ultracarico di responsabilità. Questo sì, ma perché zoppo? Cioè, Anche perché è malato? distorto, perché è distorto? Perché mentre allora, ipotizziamo che lei avesse subito colto l'occasione, non è mai ovviamente troppo tardi perché il tempo non esiste, però avesse subito colto l'occasione, lo spirito sarebbe perfettamente deambulante, camminante, forte e vigoroso. Se invece ti fai cogliere dai sensi di colpa, di responsabilità di tutta una serie di cose, crei compressione, no, sullo spirito, lo schiacci, lo rendi effettivamente zoppo, deficiente, nel senso che è mancante. Mancante. Mhm. Sì, è come se gli avesse dato un ruolo che non era il suo, quindi un carico che non era il suo. E quindi per forza dopo poco inizia a funzionare in maniera distorta, ecco. Mm. Su questo punto Elena cosa dice il padre che è ancora lì, eh? Eh, è come se volesse chiedere scusa perché anche da morto è come se avesse ehm, collaborato anche lui a far sì che questa situazione rimanesse, perché anche lui è rimasto incastrato, frizzato al momento della morte quando lei era bambina. E adesso in eterico lo può, cioè adesso da lì lo può vedere. Cosa vuole dire alla figlia prima di andare? È giunto il momento di liberarci completamente e di permettere lo sviluppo di anima e di spirito. Io sono pronto. Elena? Ci siamo due grandi, abbiamo scelto un'esperienza che a livello di consapevolezza ci ha dato tanto. Il mio amore per te è immenso. Mhm. Lo mandiamo nel portale Aureo insieme a tutti quelli che vogliono aggiungersi. Io ti ho perso per un attimo. Dicevo, lo mandiamo nel portale Aureo e insieme a tutti quelli che vogliono aggiungersi a lui. Non so se c'è qualcuno che è del suo gruppo di meditazione spirituale, eccetera, può essere deceduto, perché me lo dà in quell'ambito. O In del quella compagno, cerchia. forse. Sì, è comunque quella cerchia lì. Mm. Va bene, li mandiamo tutti. Chiamiamo? No, non farlo più però, Mary. Adesso stai così perché sennò poi io impazzisco perché a me è tolto l'immagine. Chiamiamo tutti i componenti, tutte le persone nel cinema che lei vuole chiamare, allora quelli del gruppo di meditazione e il suo compagno. Eh, è arrivata di corsa tutta affannata la mamma perché è come se la mamma
avesse sempre la necessità di tenere Mary sotto controllo, di essere sicura che lei stia bene, che sia al sicuro, che vada tutto bene. E quindi è arrivata di corsa per capire se tutto era in ordine, era a posto per Mary. Monica? Ma mi ha colpito il compagno che entrava ed era molto grande, maestoso, e poi entravano le persone, insomma, che praticano con lui, molto più piccole, no? Come se fossero tutti dei devoti obbedienti, diciamo, no? Di questo maestro. È la fiamma di Mary. Non me ne voglia. No. Esiste la fiamma di Mary al momento? No, perché è come se lei l'avesse oscurata, convinta che fosse lui. Guarda, mi è venuto esattamente il contrario, nel senso, a conferma di quello che ha detto Elena, quando lei torna a risplendere arriva la fiamma. Causa esoterica a chi vuole, della solitudine sociale, della parte sociale praticamente assente, della vita solo di lavoro. Sono tanti i fattori, l'entità mentale, depressione ovviamente, i 2 guardiani che stanno davanti alla tana campana, questa combinazione di questo incastro che abbiam visto con il padre, il senso di colpa anche rispetto alla madre, tutti questi fattori hanno creato proprio un isolamento dove vedo che lei si è proprio fustigata, lei si è data la sua punizione, dentro alla tana, sola, perché hai una grossa colpa da espiare. Elena? Sì, è come se fosse un robot che deve solo fare a servizio di tutto e di tutti. E Tranne quindi è che come di se stesso. come se non fosse una persona, come se fosse un automa, un robot senza diritto di avere una vita sentimentale, emozionale da persona, ecco. Io lei A non la parte se- vedo tanto diversa dagli altri devoti, sai? I vari praticanti del maestro. Magari lei è un pochettino più grande di loro, no? Perché ha una relazione un po' speciale con lui, però tutto sommato molto assimilabile agli altri. Causa esoterica della paura della morte sua e soprattutto dei cari e di rimanere da sola. Allora, è come se lei un po' sentisse la morte, è quasi un paradosso, una liberazione, no? Quindi se io mi avvicino mi viene spontaneo andare verso la morte, no? Quindi ne devo stare lontana. Non so come dire, come se fosse un magnete, no? Cioè, se io, come diceva Monica, deve espiare la sua colpa, se la morte mi libera e quindi poi non espio più nulla. E quindi cosa faccio? Ricomincio dalla vita successiva poi a ricominciare a espiare. Sto qua, finisco di espiare, così poi sono libera di morire. Ecco, un po' il senso è una cosa così. E in più aggiungo che lei ha sempre questa cosa di 2 pesi, 2 misure. Per lei c'è un metro di valutazione, per gli altri un altro metro. Per cui la morte per se stessa è liberazione auspicabile, ma la morte degli altri assolutamente no. È l'esatto contrario, è panico, è terrore. Causa esoterica del non lasciare il secondo lavoro che tuttavia non le piace. È come se ci fosse uno spiraglio di saggezza dentro di sé Sì, che dice questa è l'unica zona dove sono indipendente per me stessa. Ecco, quindi se lei
È come se sapesse da qualche parte che prima o poi Mm. Li finisce. li finisce. Senti, io vedo che lei, pulendosi bene, in realtà riuscirà anche ad inserirsi meglio in quel luogo di lavoro, che attualmente lei percepisce come molto arido. Potrebbero trasformarsi degli equilibri. E cioè, è come se poi le persone la vedessero anche con occhi nuovi, quindi anche con maggiore rispetto. Ok. I punti sono tanti, troppi, ovviamente immagino che tu capirai bene che questa non è la prima e unica sessione che farai. Ci sono un elenco infinito di questioni fisiche, tra cui la più importante forse questo meningioma benigno. Sì, è come se anche lì, anche in questa, anche la parte fisica è un po' come lo spirito, un po' come la parte eterica, ok? Che ha un sovraccarico di lavoro, mi viene da dire. Quindi a livello proprio delle meningi, ok? C'è un'eccessiva stimolazione a lavorare e quindi è come se avesse fatto tessuto in più che poi diventa cicatriziale. E, scusate, stanno tagliando l'erba fuori. Ehm, e, e quindi, ok, quindi è come se ci fosse questo tessuto in più perché anche lì lei richiede alle sue meningi, alla sua parte appunto delle meningi di lavorare in più, di un eccesso di lavoro che non è adatto a quel tessuto. Si è proprio torturata il cervello, Mm, ha avuto spesso proprio dei pensieri ricorrenti, ossessivi, mm. ripetuti che si ingigantivano sempre di più e così come si ingigantivano questi pensieri si è creato insomma, no, questo eccesso di tessuto. Bruciori, anche con una parola. E a me viene rabbia, infiammazione, rabbia. Perché lei non esprime perché lei non deve esprimere, perché lei deve reprimere tutto, anche perché poi se si arrabbia gli altri non l'accolgono, non l'accettano. Quindi reprime la rabbia e si infiamma il corpo. Elena? Sì, è anche ecco, mi è proprio arrivata l'immagine, la campana, ok? Se tu non hai questi bruciori, allora è l'attivazione, fisicamente è proprio l'attivazione del periostio, ok? Quindi periostio è proprio lo strato che ricopre le ossa, ok? Ed è, rappresenta un po' anche, oltre alla pelle, anche il contatto con l'esterno, ok? Quindi se brucio al contatto con l'esterno io sto immobile di più, ok? Quindi è proprio, devo approcciarmi all'esterno con molta attenzione, perché sennò brucio. Quindi Mhm. questi spuntoni anche dei cristalli, le spine delle rose, ok? Fanno male, quindi io sto attenta, ho questo allarme di bruciore in maniera tale che non mi faccio del male verso l'esterno e sto chiusa nella mia campana. Elena, scosse. Allora, le scosse sono più un'allerta, ti direi, di quell'impianto magnetico che gira intorno al corpo. È proprio stai esagerando con i movimenti, tra virgolette. È un po' sempre lo stesso discorso, ma più ehm, fisico, no? Cioè più istantaneo. Invece il bruciore è un po' più generalizzato, quello è proprio da istante a istante. Ehm, mm, Va sì, bene. io direi che è la stessa cosa più o Una meno. diversa per ognuna di voi, quindi Monica, difficoltà a rimanere in equilibrio, no? Da stare in equilibrio. Ok. Piedi. I piedi, sì, sono legati. Lei come fa a rimanere in equilibrio? Elena, problemi intestinali. Una dicotomia tra il voler trattenere perché mi espongo se
espello le mie cose, Mhm. ok? Ma invece la necessità fisiologica di dover espellere il boccone, no? Che è stato digerito completamente. Quindi c'è proprio questo paradosso. Voglio trattenere perché rilascio delle informazioni pericolose per me, ma fisiologicamente devo rilasciare. Ecco, quindi vedo proprio questa differenza. Monica, problemi genitali? Io qua lo vedo legato in generale a tutto il discorso della creazione, che è la creazione dei figli, ma soprattutto tanto anche la creatività che lei ha, grandiosa, e che lei mantiene bloccata. Mantenere bloccata la creatività e la creazione significa non vivere, ed è quello che lei sta facendo, no? Mm. Tu fuori dalla registrazione le hai chiesto se era una piccola artista o un artista, le ha detto di no, ma è saltato fuori che fa delle piccole sculture al fiume, al mare, coi legnetti. Mm? No, no, lei può fare anche molto di più. Io sinceramente l'ho vista anche con un pennello in mano di provare, cioè di provare su più arti e anche per esempio la musica, ma la musica non dicono che deve iniziare a suonare il pianoforte, no? Ci sono diversi strumenti anche a percussione molto semplici, alcuni fatti in maniera molto naturali, non so, tipo sai coi gusci di noce, così, no? Ecco, io vedo proprio che le danno un'esplosione di energia e anche lei si ritrova proprio a fare dei movimenti, dei gesti creativi che neanche poteva immaginare. Bassa libido, Elena. Manteniamo l'apatia, mi rendo invisibile, Perfetto. no? Ernia Tipo, in questo lombare, senso. Monica. Sono troppi punti. Mm. Erano anche molti di più. Io l'ernia lombare l'ho vista legata al papà. Fibroma uterino, Elena. Sì, qui lei l'ha saputo, ce l'aveva molto chiara questa consapevolezza che è proprio il desiderio viscerale di procreare, ma proprio per l'esigenza di aumentare il nido, perché se aumento il nido c'è meno rischio che la mia baracca crolli, ok? Quindi che la situazione sia più in equilibrio, più siamo e più possiamo darci una mano, no? Diciamo il senso profondo viscerale del suo voler fare, procreare, ma dall'altra parte come se lei appunto, lei è tra virgolette scema, lei non riesce a fare niente, quindi figurati se riesce a poter crescere un figlio, quindi c'è questa, diciamo mentalmente non ha voluto farlo, ma in realtà visceralmente l'esigenza c'era. Monica, punto della schiena che brucia. In realtà è legata a tutto quello che abbiamo detto, eh? Vedisi il discorso del bruciore, è quello. Ok, entrambe adesso. Allora, lei ha cambiato posto, voi non lo sapete, ha riacceso la camera perché lì evidentemente prende di più nel centro di meditazione e dietro c'è il solito bel poster con il Buddha, con tutte le paroline delle solite preghiere, eccetera, che vogliono dire un qualche cosa in lingua, quello che è. È venuto fuori anche prega, no? Come sua entità Mm, mentale. Ecco Esatto. un'altra infatti, sfumatura. Io mm. voglio sapere letteralmente quel simbolo lì, che entità si porta dietro. Allora, c'è un'enorme mantide e poi si riaggancia a altre divinità, tutte del secondo universo, le varie divinità induiste. Sì, Nel mondo occidentale, sì. c'è anche proprio come se fosse una specie di anguilla di mare, mm, del secondo universo che diventa poi sirena, non so, tipo un'anguilla sotto e poi Ok. sirena sotto.
Nel mondo occidentale quasi nessuno della nostra età almeno è cattolico praticante, no? Se lo sono per una questione di facciata. Qualcuno si libera della solita religione con cui siamo stati allevati, o siete stati allevati, e, e si attacca alla religione orientale che fa moda, fa figo. E tutti sorridono, poi c'è il palo santo, c'è l'incenso, c'è una certa situazione di cristalli, di cosine che tintinnano, è tutto molto bello, quasi anche le mamme non dicono niente, dicono vabbè dai, alla fine va bene. E poi c'è questo omino seduto, grasso, paccioso, con la faccia sorridente e quindi va bene ancora di più. Però il concetto è sempre lo stesso. È sempre lo stesso. Noi non siamo Dio, lui è Dio, lui ci dà, noi chiediamo, noi gli diamo pregando, noi accendiamo la candela e il palo santo, noi non siamo, siamo delle merde e lui è tutto. È sempre lo stesso concetto. Certo. Cessione di divinità a un nulla, perché se anche esiste un'entità mantide o anguilla, di fatto non c'è, non esiste, perché dietro quello che esiste è solo l'anima, e questi l'anima non sanno manco come è scritta. Mo, lo volete capire oppure no? Non è che il centro di meditazione è figo, vabbè il poster non fa niente, il centro di meditazione è una fogna perché i poster sono dei simboli e i simboli aprono portali con entità che entrano tutti i giorni a fare la spesa sulla vostra pancia di energia. Ok? Quindi anche soltanto questo fa capire che il maestro forse non è il caso, perché al maestro la testa non gliela cambi. È il maestro che per fortuna non è la fiamma, evviva che non sia la fiamma. Ora, loro sono le poliziotte buone, io sono il poliziotto cattivo. Questa è la situazione. Io dico le cose come stanno, che non mi piacciono e poi vi piacciono. Queste sono le cose come stanno. Il signore seduto con la manina su, bello grasso e con sorriso, è una mantide. Punto. Non ho altro da dire. Chi vuole dire qualcosa di voi? Sono d'accordo con quello che hai detto. Poi viene spacciata come una non religione, in realtà è una religione a tutti gli effetti. E infine sclerosi multipla. Non c'è tempo, ma ditemi quello che vedete. È la massima espressione di una frustrazione molto profonda che blocca, che immobilizza completamente il corpo, se gli si dà energia. Ecco. Mi sta già facendo vedere l'altra faccia della medaglia. Allora, una faccia della medaglia è quella che abbiamo visto, sclerosi multipla SM e, come ha detto Elena, scema. L'altra faccia della medaglia SM è Super Mary. Oh. Infatti. Andiamo a cercare l'altra faccia della medaglia. Allora, è come se adesso l'anima, ecco, guarda che bello, è come se in questo momento, quando lei ha detto Super Mary, l'anima dentro la campana di metallo in cui era incastrata diventa energetica tutto d'un colpo, diventa molto luminosa, spacca questa campana, si espande completamente, spacca anche l'altra campana che c'è che c'era sopra il fisico di Mary, spacca tutto e diventa molto ampia, molto espansa Mary, ok? È come se riuscisse a urlare la sua energia tra tutti e tutto. È come se lei non si trattenesse più a dire chi è veramente, non gli interessa più e non ha più paura. Monica? Sì, confermo. Anch'io ho visto lo squarcio delle due tane, la tana in cui era chiusa l'anima, la tana in cui era chiuso il corpo di Mary, e vedo proprio che è un'esplosione di luce, di energia, di forza. Andiamo al cluster allora, vediamo cosa c'è. Ci va vestita da Super Mary, Com'è il mantello? Infatti c'ha il mantello, è giusto. Cioè è blu la tutina e il mantello è rosso? Il mantello è rosso, sì. E lei ha la tutina imbarazzante anni 70?
Allora, è più femminile la vedo, ecco, è più un vestitino turchesino, un po' più svolazzante, non è la classica tutina, per come la vedo io. Beh, sì. Elena, cosa fa? Cosa vedi? E vedo quella sfera di luce immensa che è arrotolata dentro al cluster, ha sfondato, diciamo, l'entrata del cluster, tra virgolette, e quando è entrata ha spazzato via tutto con la sua energia, con la sua luce. Ha ripulito già solo rotolando dentro. Non hai neanche visto cosa c'era? Quasi non me ne hai fatto in tempo, sì, se ci soffermiamo, c'erano tante campane di vetro su tante piccole mensole che erano le sue vite. Mhm. E quando è entrata, proprio come se fosse arrivato un uragano che ha spazzato via tutto. Monica. Sì, sì, è vero, questa forza, questa determinazione, no? Questa consapevolezza accresciuta ha proprio creato un'irruzione proprio dentro il cluster, sì. Ha spazzato via così. Cosa crea Super Mary qui dentro, al posto delle campagne che c'erano prima? Io lo vedo con il soffio, lo fa, perché soffiare è proprio come buttare fuori tutto quello che lei ha trattenuto, ha somatizzato nel corso degli anni. Allora cosa fa? Lo trasforma in un qualcosa di veramente potente, energetico, che è l'Ad Eternum, con il suo soffio. Quindi qui resta un soffio che gira? Sì. Elena? Sì, vedo, come dicevo, vedevo lei questa sfera luminosa, enorme, molto prorompente. Ecco, ha messo una microsfera, una micro Mary sfera lì. Elena, Avatar. È più o meno uguale, nel senso che quando arriva è così possente e energetica che è come se entra un gigante in una casetta, no? Cioè sfonda tutto e si trovano tutti spiaccicati al suolo, no? Quindi l'avatar è spiaccicato al suolo esanime e basta che lei fa così e lo spazza via, spazza tutto via. Monica. Sì, mentre era spiaccicata al suolo esanime, ho visto tutti i suoi indumenti, che erano i vari ruoli, per cui li ho visto tipo un camice del medico, piuttosto che un po' simile in un certo senso la tunica che indossano alcuni insegnanti di yoga. Quindi questi ruoli, no? Da cui lei era stata molto imprigionata e soggiogata. Qui cosa lascia? Un mega super Mary ad Eternum. Ottimo, personalizzato. Mm. Cioè non è un nome che hai dato tu. No, lei me l'ha suggerito all'orecchio. E ti ha Diciamo. detto faccio un Mary ad Eternum. Sì. Mad. Mhm. Elena? Sì, sì. È proprio come se fosse l'essenza della sua super energia lasciata lì. Ok. I Drago, gli uomini del tempo bianchi, la lama circolare, l'ognomo e i 4DL ci sono ancora? No, In qualche modo la mantide dei vari poster c'è ancora? non per quanto riguarda la sfera di Mary. Esatto. Depressione, prega, corri corri, buonismo, ci sono ancora? No, Connessione con l'entità mentale collettiva depressione, c'è ancora? Recisa proprio. infatti. Nell'entità mentale collettiva depressione mettiamo questa sessione incastonata in una sfera sopra scritto SM Super Mary. Ben fatto. Mhm. Chi ci ha attaccato si va a ciucciare la sfera. Quando è lì che guarda fuori, triste e abbacchiato, le nuvole. Mhm. Nuova frequenza, vibrazione.
215 miliardi. Uguale. Nuova consapevolezza. 193. 97. 197. Yes. 68. 64. Vite. 1831. Mi è venuto un po' meno, 1802. Cervello. 8.7. 9. Messaggio di Mary a se stessa. Vai Elena. Da dentro a fuori. Ora vedi chiaramente la tua energia possente interna e la puoi portare fuori. Monica. No, mi fa ridere perché dice Super Mary, sono io. Poi la sigla SM, sono me, e mi strizza l'occhio. Ok, abbiamo finito. È come, sì, voglio dire solo questa cosa, è come se facesse, no? Delle magie da Super Mary, quasi come se fosse, come si chiamava quella cartone animato? Era Crimi? No, non ho idea. Chiedi a Monica che sa. Però era Crimi, Monica. Può essere, sì. Sailor Moon? No, prima. Ma non sono Era Crimi, insieme. mi sa. Era Crimi, dice Mary col pollice alto. Ok. E, quindi brava bambina che copriva bambina cattiva non c'è più. No. C'è Donna Mary, Super Mary. C'è brava Mary. Bravissima. Esclamativo. Assolutamente. Abbiamo Fortissima. finito. Disconnettetevi da tutto e tutti.